La trazione anteriore è sempre stata una sfida. Nel tempo molte persone hanno cercato di trovare una soluzione per rendere il pedalare, l'andare via in bicicletta più semplice, avere quel piccolo aiutino che potesse aiutare le persone a fare meno fatica, senza però comprometterne il peso e soprattutto il piacere di andare in bicicletta. Una delle soluzioni più di successo è senz'altro questo VeloSolex, una vera icona di Parigi e della Francia. La soluzione proposta era questo piccolo motore a scoppio da 45 cm3 a miscela. Era appunto applicato sulla forcella anteriore e all'occorrenza bastava sganciarlo dalla sua sede, così che il rullo, appoggiandosi al copertone, faceva accendere il motorino e di conseguenza iniziava la spinta alla ruota. Popolarissimo dagli anni 50 fino alla fine degli anni 80, un motore particolarmente economico. Pensate che faceva con 1 litro 100 km e il serbatoio può contenere solo 1,5 litri di miscela. Molto probabilmente consumava molto più di copertoni che no di benzina. Ma la cosa più sorprendente è che questo motore è già a iniezione. Velocità massima che poteva raggiungere questo VeloSolex 25-30 km/h, perfetto per andare nel centro di Bologna. Il prezzo in Italia negli anni 60 di questo VeloSolex era di 60.000 lire, poco più di 25 euro. Il governo francese sostenne molto questa prima iniziativa di mezzi ibridi e lo fece con una normativa affinché appunto anche il VeloSolex potesse essere guidato da tutte le persone che avessero più di 14 anni senza patente. Questo perché era un mezzo adatto alla città, quindi meno traffico e soprattutto meno inquinamento. E questa è una risposta moderna di trazione anteriore in una bicicletta. È il kit della Esulbike, una delle soluzioni più economiche per rendere elettrica una bicicletta. Basta infatti sostituire la ruota anteriore della nostra bicicletta con il cerchio che ha incorporato nel mozzo il motore da 250 watt. Nel kit c'è veramente tutto, oltre al cerchio c'è l'innovativa batteria tubolare da 36 volt a 13 A che incorpora anche il controller, cioè la centralina elettronica che gestisce tutta la pedalata assistita, e poi c'è il bel display. Vi lascio qui sotto in descrizione, qui sulle schede, il video su come montare questo kit della Esulbike. Unica raccomandazione, attenti che questo kit è adatto solo per biciclette con ruote da 26 pollici. Due soluzioni di due epoche ovviamente diverse, ma devo dire che questo kit della Esulbike nei percorsi cittadini è veramente ottimo e adatto a tutti. Ma se per caso prendiamo una stradina che va in salita, una salita che magari diventa sterrata e che sembra non finire più, come si comporta? Sì, perché in pianura, sulla ciclabile, nei percorsi urbani questo kit va veramente bene. Tenete presente che qui lo abbiamo installato in una bici veramente economica, da prezzo, direi da supermercato per intenderci, ma per un utilizzo cittadino va più che bene. E ora iniziamo a metterlo un po' sotto sforzo questo motore. Questo è un fondo un po' accidentato con un po' di fogliame. La prima cosa che noto di questo motore è la sua rumorosità, cioè la sensazione è che sia più rumoroso rispetto ad altri motori che ho provato. C'è da dire anche che probabilmente è solo il fatto che il motore, essendo montato nella ruota anteriore, si sente di più rispetto ad averlo centrale o nella ruota posteriore. Ma per il resto, anche in questo primo tratto di fuoristrada, se la cava più che bene. Ecco, non so se sentite il rumore che fa questo motore mentre spinge. E la ruota anteriore poi in alcuni casi scivola.
Una cosa che ho notato in questa salita ripida è il fatto che si alleggerisce molto l'avantreno e quindi la ruota anteriore, che è la ruota motrice, spesso pattina, non fa aderenza, non fa grip e quindi ci aiuta meno, e credo che questo, oltre a non farci salire, consumi anche più batteria. Ne approfitto per dare un'occhiata al consumo della batteria. Ho ancora tutte e 5 le mie tacche, quindi bene, anche se ovviamente le salite, quelle importanti, devono ancora arrivare. Molto divertente. Fino a qua si può dire che abbiamo scherzato e adesso inizia invece una vera salita, una salita lunga, più di 1 chilometro, molto ma molto accidentata e ripida, che ci porterà al pianoro del Mottolone. È stata una bella fatica questa salita, ma guardate che spettacolo questo panorama. Altra salita parecchio impegnativa, meno sconnessa dell'altra, però sono sempre 800-900 metri di salita. Questa è la terza salita, quella più tosta. Anche questa lunghezza sarà circa 1 chilometro, qualcosa di più, anche se è asfalto, ma è veramente impossibile da fare. E qui anche sul mio display la batteria indica già solo 3 tacche, quindi il consumo qui è notevole e speriamo di riuscire ad arrivare fino alla sommità. Sto sprendendo al massimo questo motore. Questo è un primo scollinamento, qua dopo avremo qualche decina di metri dove possiamo riposare un po' il motore e dopo ci sarà l'ultimo tratto ancora ripido. E poi abbiamo già fatto 19 km e mezzo, questo è un circuito di circa 21 con più di 600 metri di dislivello. La batteria sul display mi indica 3 tacche, quindi direi bene. E abbiamo scollinato. ...21 km e 3, il display mi indica ancora 4 tacche, ma io consiglio di andare a vedere questo check nella batteria che è più realistico e come vedete mi dà solo una tacca, quindi io consiglio
di fare affidamento a questa. E brava è sul bike, bella sfida, non ci avrei scommesso. Certo che il Velosolex ha il suo fascino.